Oggi una puntata speciale e quando dico speciale intendo veramente speciale. C'è un mio grande amico, un mio, come dire, tutore, insegnante, un pozzo di esperienza che mi ha aiutato tantissimo nella pesca del tonno, ma non vi faccio attendere oltre, vi presento Michele Nodari, detto anche Normic. Ciao Michele, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Davide, ciao a tutti quanti. Che piacere. Avevamo diciamo, previsto di fare questa registrazione ancora 2 o 3 mesi fa. Dopo mi sono infortunato purtroppo il polso ed è stata rimandata. Ho visto, ho Ma, visto. sì, ma quale migliore occasione? Proprio prima della fiera di Rimini, dove ci vedremo di nuovo sicuramente. Sei presente, no Michele? Certo, certo, sono ancora là. Pensa che la prima fiera di Rimini l'ho fatta del Nautix nel 1983. Mamma mia. Ma Pensa. infatti lo so che tu sei da qualche anno ormai sul mercato. Allora, io mi sono fatto un po' di domande e me le sono già scritte perché non voglio dimenticarmi le cose più importanti. Per chi non conoscesse, Michele Nodari è quello che ha inventato la pesca del tonno in drifting in Adriatico, per non dire in Europa, per non dire quasi a livello mondiale, ma ci arriveremo tra un po'. E produce le famose canne Normic, che sono il top a cui uno può, diciamo, ambire nel mondo delle competizioni, ma anche della pesca ricreativa. E detto questo, inizierei proprio con la prima domanda, che quasi non è neanche una domanda, è un'affermazione. 50 anni di successi, mi sembra, Michele, no? Siamo su questi tempi qua ormai. Davide, non esagerare, Quanti? Davide, perché sennò... Ma non hai Diciamo la iniziato verità. a 12 anni. Andavo a pesca dall'età di 5 anni, di 4-5 anni, nel Ah, laghetto di mio nonno che aveva i pescetti e rossi. allora Cominciavo 50 a anni, pescare. 50 anni, 50 anni di successi sicuro, perché avrai già iniziato quella volta te, secondo me, a fare qualcosa. Sei a Ma la 40 anni passione, di normi. tu la sai perché sei anche tu pescatore. La passione della pesca nasci con una passione, e te la dà Dio la passione della pesca, le passioni te la dà Lui. Di conseguenza Certo. tutti hanno una passione, chi ha passione per una cosa, per un altro sport, io ho passione per andare a pesca, a tutto con l'acqua, con i pesci, vedere i pesci, l'emozione, Perché l'adrenalina. anch'io arrivo presto a 50 anni di passione. Io ho iniziato a 6 anni, Ecco. adesso quest'anno faccio anch'io i miei 50 anni di pesca, perché a 6 anni Certo. mio nonno ha cominciato a portarmi a pesca, diciamo, sempre, tutte le estati, quindi proprio quest'anno festeggio anch'io questo traguardo. Tu Certo, ma invece, tuo nonno ti portava a Lucino a pescare, tuo nonno, certo, un posto su certo, Lucino. Mio nonno invece certo. mi portava a Trote mio nonno, che mi portava su in montagna a Trote. Allora, sai, tu hai cominciato già in mare, io ho cominciato in fiume e poi... Io ti racconterò un segreto, io non ho mai pescato, la trota l'ho pescata, la trota salmonata, ma a Trieste. Non ho mai pescato in acqua dolce. Ah, ho Mai capito. stato in un laghetto, mai stato in un laghetto. Certo, certo, certo. Però va bene, dai, insomma. Beh, allora quanti anni sono della Normic invece? Allora, il primo mio tonno gigante l'ho presi, ma tu sai che i primi 3 anni, dall'82 all'85, pescavamo in traina con una lavorazione particolare che fu il nostro dottore, grandissimo amico mio, che ci insegnò a pescare e innescare questi pesci, lo sgombro o i cefali grossi, pesci da mezzo chilo, perché alle foci del Po si trainavano, lui già trainava, il dottor Benfenati di Bologna, lui trainava già e prendeva già i toni giganti in traina, piano piano a 1 nodo e mezzo, lavorando questo pesce morto, disossandolo col disossatore, cucendolo, e da là eravamo in tre, cominciamo a pescare dall'82. Io il mio primo tonno gigante che l'ho presi nel 1982, assieme a Francesco Isatti, che è un amico che venivamo a pescare insieme. E lì cominciò la passione della pesca al tonno, e da lì, dall'82, insomma. Poi l'azienda, la Normica, l'ho aperta nell'85 alla fine, perché poi, E sai, quindi i primi tonni siamo
il primo tonno stiamo parlando di 43 anni fa praticamente. Esatto, Ah, scusa, la Normic nell'84 l'ho aperto. 84, 84. Okay, Sono quindi 40 40 anni. anni 40 anni passati con la Normic. Caro Bene. mio, tempo e peso non dorme, e lo sai, no? Lo so, lo so, lo so, lo so, ma per chi non lo sapesse, io ho pescato diverse volte, ho avuto questa fortuna di pescare diverse volte con Michele e voi non sapete, io ho ben presente come si trasforma in barca quando è con la canna in mano. Fate tutto, ma non avvicinatevi, non provate a toccargli la canna perché ha ancora l'adrenalina del ragazzo di 16 anni Mi sono addosso quando è con la comportato, canna in mano. ma mi sono comportato male con te a Napoli, me lo ricordo ancora. T'ho tolto la Ma canna dalle no. mani. T'ho tolto la canna dalle mani. Sì. Incredibile. Devo dire che questa cosa me la ricordavo, ma volevo tenermela per me. Sì, è stata un po' bruttino, No, devo dire. no, Mi ha ma lo tolto la possiamo canna dire. ma vabbè, ma Lo c'era una possiamo dire. motivazione. Era 3 C'era giorni una che avevo motiva provato per prendere un tono per fare il video, e all'ultimo momento, forza di pregare, è arrivato il pesce. Però era, poi alla fine ho detto, gli ho tolto la canna dalle mani, ma cosa ho fatto? Perdonami ancora. Ma di cosa, Michele? Dai, tanto sai benissimo che eravamo lì a lavorare, non eravamo in una giornata di pesca comune, Certo, certo. stavamo Va bene. facendo dei test, delle prove e quindi ci sta, insomma, quello Comunque, non è stato comunque un problema. cominciamo a pescare i primi 3 anni in traina, ed era una cosa meravigliosa, perché alle foci del Po, davanti Porto Baricata, Albarella, Po di Goro, in quella zona davanti tra Chioggia e Goro, lì c'era una concentrazione di tonni giganti che andavano dai 150 ai 500 kg, che delle sere riuscivi a vedere trainando, poi perché sai, finché stai fermo lo vedi di qua, lo vedi di là, ma in traina anche un'ora e mezzo ti sposti. Delle sere vedevamo anche 200-250 giganti che saltavano a destra e a sinistra, una cosa meravigliosa, Davide. Ho ancora nella mia mente, nel computer, tutte queste scene incredibili di pesci. Comunque cominciamo a pescare nel 1982, io Ma una personalmente. domanda, c'era un motivo perché avevate scelto la traina quella volta rispetto al drifting? Cioè, ho capito che lì c'erano altre attrezzature, delle canne probabilmente completamente diverse, ma perché traina e non pescarli da fermo? Perché non si riusciva? Non avevate pensato che fosse possibile? No, perché avevamo imparato da Adamo, dal dottor Benfenati, che era già 10 anni lui che prendeva 2 o 3 tonni all'anno in traina a Porto Baricata. E mi ricordo anche il nome della sua barca, il Santa Rita. E poi portò anche i figli a pescare con lui, portava i figli, e Daniele e Adamo Benfenati, e lui li indossava nella maniera vecchia dove si pescava. Lui imparò dove si pescava nella stessa maniera alle Bahamas, i primi toni giganti in Cat Cay, dove c'era un posto incredibile delle varie stagioni. Gli arrivavano i giganti e loro innescavano, facevano passare il terminale dentro il pesce, come si pesca in tanti altri posti, come quando vado a pescare in Australia i Black Marlin, i Giant Black Marlin, che lo fanno con il piano wire, con delle esche molto più grandi. Si pesca con il bite morto, il dead bait sarebbe, no? Sì. E noi usavamo questi sgombri atlantici che compravamo, belli duri, o dei cefali. Ci facevamo tutto un lavoro, ci facevamo passare a quel tempo pescavamo col piano wire, non col nylon, e piano piano, cioè, lo mettevi in acqua il pesce con il piombo sotto, facevo tutta una lavorazione. Guarda, se stai là un attimo ti faccio vedere una cosa. Ve l'avevo detto ragazzi che questa era una puntata incredibile. Allora, questo era il Debonair. Sì, sì. Questo è il Debonair. Questo. Cosa serviva questo Debonair? Noi li facevamo, vedi, facevo stato il primo a farli, di 2 misure, perché con questo bisognava prendere il pesce morto, avevamo una forbicetta, gli toglievo le branchie, poi con l'uncinetto, pensate, nella parte dell'ano, tiravamo via le interiora. È una lavorazione incredibile che ci insegnò questo bravissimo pescatore Adamo.
e poi prendevamo il pesce, entravamo dalla bocca e andavamo a trovare la spina dorsale e con questo tiravamo via la spina dorsale, facevamo una pressione nella coda per romperla, la tiravamo via, con questo estrattore si toglieva la spina dorsale e poi si riutilizzava, ma il pesce diventava tutto mollo, no? Passando dentro col terminale, poi cucito col piombo sotto che stesse dritto, lui lavorava perfettamente, aveva un nodo e mezzo, e trainavamo con due canne fuori, una a 40 metri, una a 60 metri, con questo sgombro. Vedevamo un salto, tiravamo sulle canne, via subito di corsa, andavamo vicino al salto e mettevamo giù e ogni tanto il pesce partiva subito, vedeva lo sgombro. Questa era la prima fase. La seconda fase, quando andai a pescare, perché poi sai, lì non c'era internet, non c'era niente, c'erano i telefoni ancora che con la rotella che si girava, era tutta una telefonata e c'erano già i francesi, sono partiti prima di noi, molto prima, e nella zona di Port de Buc, le foci del Rodano, dalla parte, diciamo, dopo, dalla parte di Marsiglia, fino ad arrivare a Varras Plage, in quella zona, lì c'erano già i pescatori che pescavano invece con le sardine, come dici tu, e con l'ancora. Allora fui invitato nel 95 e all'85 da Michel a pescare con il suo Berto, una persona stupende, anche perché già da quei tempi là, con Massimo Massarotto, la Francesca, che abbiamo vinto poi nell'83 il primo campionato italiano di Trial Tour a Fips, con un pesce di 294 kg che ho qui dietro, che ho qui in alto, eccolo là. Lì cominciamo a conoscere tanta gente e i francesi ci invitarono in Francia perché avevano visto che in Adriatico c'erano questi giganti enormi, più grossi dei loro, e ci invitarono a Parigi, al Big Fish di Francia, divenni membro e rappresentante per l'Italia, conobbi i grandi pescatori francesi, svizzeri, tedeschi che giravano il mondo e lì cominciai poi anch'io a girare il mondo, a pescare i marmi nell'85 e così via. Ma allora cosa successe? Successe che a Varnas Plage io un giorno riuscii a prendere 3 tonni, non grandi, pesci di 140-160 kg, Non ma, grandi. ma pescavamo con le sardine e avevo imparato con le sardine. Allora cosa ho fatto? Ho fatto una sorpresa ai miei amici, poi la settimana dopo, quando tornai, era il 20 di settembre ad Aldarella, io uscivo con l'amico mio, grande amico che non c'è più da diverso tempo, il dottor, l'architetto Umberto Facchini, del famoso 4. 4 era il suo Boston Waller 25 piedi con 2 motori Mercury da 150. Il primo pensa ad avere il Micrologic, era il Loran, che comprò nella 75esima Avenue in un Sai negozio tutto, sai tutto. e l'ha messo su questo Boston. Noi avevamo nelle nostre barchine avevamo la bussola, avevamo il barachino e avevamo i contagiri, non c'era altro. Non c'era altro. Lui aveva già quell'ecoscandaglio che girava, aveva già il micrologio e tutti seguivamo lui. Ma lui voleva che andassi a pescare con lui. E allora gli dissi a Umberto, Umberto, ascolta, guarda che domani non portare via né rapala, perché usavamo anche i 26 rapala Magnum, che ogni tanto pescavamo qualche bel gigante. Porto via io le esche. E allora portai queste 5 casse di sarde congelate. E andammo fuori, partirono le altre, già a quel tempo là, all'85 c'erano già una ventina, 25 barche nel delta del Po che andavano a toni, sempre però col sistema della traina. E quel giorno là, oh, incredibile, anche perché eravamo pieni di sgombri in quegli anni là, c'erano milioni di sgombri e il gigante non può esserci con le sardine, deve esserci in mezzo agli sgombri perché deve mangiare, se no muore. Fino a una certa età il tonno mangia la sardina nei branchi, ma il gigante ha bisogno dello sgombro. Ecco perché da noi non ci sono più i giganti, perché non ci sono più quantità enormi di sgombri. Una volta, quando andavo a pescare gli sgombri, con una mezza cassa di sarda schiacciata, pestata, buttata in mare, nel giro di 5 minuti la barca intorno era piena di sgombri, cioè è una cosa incredibile. Ma tornando a noi, mi ricordo che quel giorno là abbiamo fatto 3 ferrate. La prima, buttando giù il filo, neanche fatto a tempo, ci è passato in mezzo i motori e ha spaccato il filo.
va bene. Gli altri due li abbiamo presi invece. E allora tutti dicevano ma è impossibile, perché sai, in traina facevi 3 uscite e prendevi un pesce, poi invece facevi un'uscita e prendevi 3 pesci. E da lì cominciò la pesca in drifting, anche con le sardine. Non eravamo ancora ancorati, facevamo il drifting, facevamo la deriva, poi ci siamo ancorati l'anno dopo. Però ecco un po' la situazione di quei tempi. Che tempi incredibili, che posti, Meravigliosi, meravigliosi. sì, chi ha passato quei periodi. Qui a Trieste c'erano i fratelli Fillini, che io ho avuto Oh, piacere di conoscerli, però molto più avanti, molto più che avanti, erano sì. un po'. Io li ho Sì. conosciuti e purtroppo mi sono avvicinato a questo tipo di pesca tardi, nel momento in cui i tonni proprio non c'erano, per dire il vero, ma ero molto caparbio, ci provavo sempre e ho fatto quel periodo, proprio quegli anni in cui i tonni erano completamente spariti e mi ricordo che a Jesera all'epoca la gara durava 5 giorni, uscivamo 50 barche e mediamente si riuscivano a fare 1-2 tonni in tutto. Quindi era una situazione veramente difficilissima, pochissimi pesci, però dopo per fortuna pian pianino sono tornati e hanno ricominciato a popolare anche questo mare. Ovviamente le taglie adesso sono diverse, non ci sono rarissimi i giganti. Ne abbiamo qualcuno che sai quando fanno in Istria e la fortuna, qualche pesce bello, interessante è anche uscito. È uscito anche qualche gigante vero, oltre i 200 chili, anche oltre i 250, però non è più come era una volta, sicuramente i tempi sono cambiati, ma sono cambiati anche le attrezzature, è cambiato un po' tutto penso, rispetto a quello che hai fatto, quello che era quella volta. Infatti la seconda domanda, che adesso voglio andare un pochettino anche un po' sul tecnico, ci avviciniamo un po' al mondo delle canne, quindi parleremo proprio del tuo prodotto top, quello che riguarda proprio l'azione di pesca. Ma la prima domanda che voglio farti, che è un dubbio che mi è sempre venuto e non so rispondere, ma tu sicuramente saprai dirmelo: le canne diventano vecchie come le donne o rimangono sempre giovani? O se le usi troppo, troppi tonni, si perdono qualche caratteristica, oppure proprio con il tempo il materiale invecchia, magari polimerizza la resina e diventano più rigide? Questa è una domanda un po' tecnica, ma è un po' anche strana, non te l'ho mai fatta e penso che tu sei l'unica persona a cui posso fare una domanda del genere che mi risponda con un po' di coscienza, nel senso sapendo e dando un valore a questa risposta, insomma, che non sia solo penso così o penso colì. Te che dici? Ci sarebbe da parlare, Davide, per una settimana sulle le evoluzioni che parlo per me stesso, che abbiamo fatto nell'arco degli No, no, anni. ma questo Cioè, sicuro. Però la mia domanda è: le eh, mie canne, che vedi anche qua, no? Le vedi qua dietro, le mie ah-ah, canne gialle, le S3, sì. ok? Dopo 5 anni sono uguali di come quando le ho prese oppure stanno invecchiando e hanno delle caratteristiche che variano un po' nel tempo? Cioè, l'elasticità secondo te rimane uguale o pian pianino la resina perde qualche caratteristica? Questa è la domanda. Dopo Guarda, parleremo dell'evoluzione, delle canne nuove, tutto quello che vuoi, ma io sto parlando proprio se le canne hanno una durata e magari anche una scadenza alla fine, oppure una volta fatte rimangono uguali per tutta la vita. allora, per quanto riguarda la canna Nordic, no, perché sono io, me lo dicono gli amici, i clienti, i professionisti, che io ho dei professionisti in Francia, in Spagna, che pescano il tonno con la canna, sicché ogni 2 anni mi portano qua le canne da rimettere a posto perché distruggono tutto, hanno 3, 4, 5 ferrate. Le tue canne però che hai dietro, No, beh, le, quelle funzionano benissimo, le te lo puoi dico dare, subito. quelle là, come dicono i clienti, signor Dari, dicono, le sue canne non si rovinano mai, perché? No. E io cosa devo dirle? Io non lo so perché le sue canne non si rovinano mai. Mi dispiace che non si rovinino mai, perché se no non le posso vendere nuove, per dire. Infatti, Ma le canne che infatti. tu hai dietro, quelle canne là, le darai a tuo figlio, tuo figlio le darà a suo nipote, è così. E durano, non hanno, però se tu naturalmente deve esserci anche una manutenzione, deve esserci, ma No, il no, ma buono io le tengo sempre qui con me e le
le tolgo da lì soltanto quando vado a usarle effettivamente, dopodiché le ripulisco, le metto di nuovo in ordine e me le rimetto qui, quindi stanno bene al caldo, sono ben controllate. Ecco, allora, tornando alle canne che usavamo ai primi tempi, cioè poi le prime canne, che quello che trovavamo nel mercato, io comprai, non faccio nomi, io comprai delle canne in vetro pieno. Va bene, dai, possiamo anche dirlo perché è un amico da tanti anni, erano canne che faceva, anche lui non aveva tutta questa esperienza quegli anni là, Carlo D'Olivo, e comprai due Ital canna in vetro pieno, ma anche lui, cosa vuoi, poi lui faceva tutti i tipi di canne, è partito molto prima, è stato molto più bravo di me. E, e- e avevano un problema che lui quando macchiava 130 libre, il vetro pieno era tutto vetro pieno, era codificato anche in maniera quello che faceva, insomma, quello che poteva fare, quei primi anni non sapeva niente nessuno, c'erano già gli americani più avanti di noi, ma l'abbiamo saputo dopo. E queste canne purtroppo io quando facevo un combattimento su pesci fino a 150 kg, in un'ora e un quarto riuscivi a portarlo a casa. Ma la canna toccava, cioè faceva il giro della barca, hai capito? Attaccata alla sedia, perché era un arco, praticamente un arco, non aveva nessuna forza. Potevi prendere questa, metterci una corda e tirare con le frecce, non c'era, quelle erano. Poi si storgevano i roller. Io qua poi te la faccio vedere, anzi te No, le ma poi poi quando sì, vuoi abbiamo una storia qua, ti vuoi venire qua a vedere la storia dall'82 fino ai tempi nostri delle canne dell'evoluzione. Ma il no, discorso però è stato, il discorso bisogna è dire questo. a chi ci sta seguendo, perché non Sì, sono tutti quanti proprio così scafati, una volta non certo. si pescava in stand up, cioè bisogna prima di dire tutto Bravo, questo. certo. Si Le pescava canne con la erano diverse, non si esistevano pescava manici con curvi. certo, cioè, beh, l'evoluzione l'ho fatta tutta io, coi manici poi col tempo, perché vedendo, andando a pescare nel mondo ho capito perché, tutto il perché, poi avendo anche una nozione meccanica da parte del mio papà che aveva la fabbrica di materie plastiche e ho lavorato tanti anni, io prima di mettermi a fare canne da pesca e a fare norme, ho lavorato 6 anni, mio papà in officina meccanica, sicché conoscevo i materiali, gli acciai, le componentistiche, ma la cosa bella, la soddisfazione più grande che tu mi hai chiesto prima, tu mi hai detto ma quelle canne che ho lì dietro, a parte l'estetica e come le tieni, il fusto come sarà? Io ho la soddisfazione grande che io i fusti non li faccio io perché non ho la fabbrica di fusti, mi sono appoggiato con le mie nozioni, con le mie conificazioni che mi sono inventato, con le mie cose a due aziende dove fabbrico l'S1 e dove fabbrico l'S2 e l'S3. Ma negli ultimi naturalmente 20 anni, ma prima non avevamo niente. Allora, le canne che io vendo ai professionisti che prendono tonnellate di tonni e me le portano qua per rilegarle perché non le vogliono cambiare, le metto nel dinamometro e proviamo le canne dopo aver preso tonnellate di tonni. La trazione, la forza avrà ceduto del 3, 4, 5% e non di più. Sicché questa è una grande soddisfazione. Ricordarmi poi che passando dal vetro pieno che faceva sempre l'amico Carlo, poi gli dicemmo noi, perché eravamo in 4-5, perché non ci fai le prime canne in vetro vuoto? E ci fece le canne in vetro vuoto. E allora le cose cambiavano. Allora cominciavamo a prendere i toni giganti da 300 kg. E sì che lì abbiamo risolto il problema. Mi andai per la prima volta negli Stati Uniti nell'86 da Fenwick. Fenwick era la canna per antonomasia più famosa in quei tempi, California, e lì mi portai a casa le prime due canne da 80 per me, per altre due per Massimo, e cominciamo a pescare con delle canne conificate in maniera migliore di quelle che c'erano qua, perché qua erano sempre ad arco, forti ma ad arco. Lì invece la conificazione che è importante, là cominciamo a vedere la canna che lavorava di punta. Però c'era un problema, che nell'87-86, dopo aver preso 20 tonni, la canna restava piegata. Piegata. Sì che ci si doveva tagliare e girarla e metterla dalla parte della spina. Non si sapeva ancora a quei tempi della famosa spina, ma già noi dall'86-87
io già come Normic ho cominciato a farmi fare i fusti con le mie conificazioni da un'azienda italiana e lì, lavorando, ho inventato il ripartito in carbonio per farlo lavorare più di punta con dei sistemi nostri segreti che abbiamo dentro, con la disposizione dei materiali del carbonio e una vetroresina di trama fina che è importante, non quella di trama grossa che veniva dalla Francia, un preimpregnato fantastico, e abbiamo cominciato a fare l'ANS, l'Apnea Nordic System, a quel tempo, che in sede al combattimento, con il calcio curvo, i combattimenti che facevo io, su pesci da 250 kg erano combattimenti da 35-40 minuti. Gli altri ci mettevano 4 ore, 5 ore. E tutti dicevano, ma come fai? Ma come fai? Ma venite a vedere. E lì già io nell'85 cominciai a pescare con le canne con il calcio curvo, in sedia, col tuna harness, scorrendo con i piedi e spingendo con i piedi. Non facevo nessuna fatica. Ecco un attimo. Oh. Sai, tante volte mi succede che mi chiedono, ma Davide, tu cosa pensi delle canne, per esempio, da tonno cinesi? No? Perché sul mercato ormai si trova di tutto e di più, Michele, no? E io ripeto sempre le solite cose. Guardate che andare a pescare il tonno non è come andare a pescare lo sgombro, la trotta oppure i pesciolini. Il tonno è veramente il re del mare e se non hai l'attrezzatura adatta rischi di farti male e farti male anche tanto. Quindi questo è il primo motivo per cui non bisogna assolutamente prendere attrezzatura di scarsa qualità. Poi dopo c'è un'altra cosa. Non è tanto importante. Allora, questo riguarda anche e soprattutto me. Non è vero che basta prendere il pesce. Cioè, bisogna anche vedere come lo prendi il pesce. La soddisfazione personale sta lì. Una cosa è, per esempio, prendere un pesce con l'attrezzatura sovradimensionata per quel pesce che stai pescando. E una cosa invece è prendere lo stesso pesce ma con l'attrezzatura giusta. Le soddisfazioni sono completamente diverse. Se sei un pescatore che non va in mare semplicemente per vendere dopo il pesce o perché vuoi dire ah oggi ne ho pescati 10 piuttosto che 6 del giorno prima, ma vuoi goderti il pesce, l'attrezzatura fa una differenza enorme. E la canna sicuramente è una di quelle cose che ti mette direttamente in contatto con il pesce, quindi diamo il giusto valore all'attrezzatura che utilizziamo e quando si valuta un'attrezzatura prendete in considerazione tutto quello che deve starci dietro alla costruzione e alla preparazione di una canna, che non è per niente banale e non è neanche scontato. Boh, detta questa cosa che per me era una precisazione importante, adesso parliamo un attimo di quanto è importante invece è il fusto proprio in fase di combattimento, perché io ho qualche esperienza dalle canne che avevo prima, quando sono passato a queste S3, effettivamente mi sono reso conto delle differenze in pesca. Vuoi darmi qualche dato in più? Anche tu, Michele? Ma è come il discorso di prima che parlavamo da quando inventai il ripartito in carbonio e poi lì ci sono state fatte tante evoluzioni all'interno dei mandrini dove viene applicato la vetroresina. Cosa dire? Dire che siamo arrivati a dei livelli veramente alti come tecnologia. Parlo di noi, parlo di quello che costruiamo noi, ce lo dicono i pescatori, ce lo dicono infatti sulle gare FIPSAS in timing, i timing più veloci li ha il pescatore che pesca con le canne enormi, che ti sei accorto anche tu, specialmente quando ce l'hai sotto barca, che hai bisogno di dargli gli ultimi giri di mulinello, la canna non va in acido, la canna resta perfetta, ma perché? Perché oltre al fusto che è stato rinforzato con dei sistemi interni che poi noi li abbiamo chiamati spine, perché proprio perché non vada a cosa dire, ad andare in acido proprio il roller, cioè cosa vuol dire? Che quando ce l'hai sotto la canna deve lavorare in questa maniera, non può lavorare a rovescio, perché sennò il filo monta sul telaio e poi si rompe. Poi io si è rotto il filo,
invece deve lavorare perfetta la canna. E negli ultimi anni, come faccio vedere un po' io ai neofiti o alle persone che vogliono fare i tempi più corti, addirittura con le S3 o le S2 non devo più gli stand up a secondare il pesce, se il pesce mi si gira, oddio, poi dipende dalla grandezza naturalmente, però se facciamo un'ipotesi, pesci di 50 kg con una 30 libre, con un terminale del 60 libre, 55-60 libre, pesci di 50 kg su 50 metri d'acqua, quando parte, tempo massimo, ma massimo deve essere 5 minuti e mezzo, 6, da quando parte a quando lo Così, recuperi. così mi spaventi le persone che sono qua, perché sai, c'è anche una cosa da dire. Chi ci Eh, segue su questo canale, anzi, io per dire il vero, eh, ho tantissime persone che si avvicinano a questo mondo e che scoprono per le prime volte alcune tecniche di pesca che io vado a presentare. Anche la pesca del tonno, io ho avuto proprio il feedback in questo senso. È una tecnica che per noi che magari abbiamo tanti amici che pescano il tonno, perché io con gli anni ovviamente ho conosciuto tantissime persone, te neanche parlare, insomma, sei nel circus da una vita, quindi è chiaro che nel tuo ventaglio di amici, tutti quelli che pescano, il 95% sa pescare i tonni. Però in realtà quelli che si avvicinano a questo mondo sono tantissimi e chiedono proprio informazioni basiche. Il fatto di parlare di in acido, il fatto di spiegare il carrello, bisogna farò sicuramente un video in un altro momento perché non voglio neanche adesso chiedere a Michele, e già sono contentissimo di questo che stiamo riuscendo a fare, ma di parlare proprio delle basi. Io quello che ho visto di queste canne non è tanto il fatto di fare un timing velocissimo. Io non ho mai avuto, per fortuna o per sfortuna, cioè gare, sai, faccio pochissime e quelle che faccio le faccio in Croazia dove il timing non serve. Però, però ho portato tante persone a pescare e ho provato a pescare con queste persone con diverse canne. Sai, tanti si portano anche la canna sua di casa. C'è il pescatore che dice vorrei provare a pescare un tonno, non l'ho mai fatto. Io quando viene qualcuno a pescare con me gli dico portati anche la tua attrezzatura se ce l'hai, così gli diamo un'occhiata. Mi portano le canne e io gli dico guarda, facciamo una cosa, se vuoi usiamo la tua, però ti consiglio di iniziare con questa. Ma per quale motivo? Dobbiamo dare alcune informazioni generali. Allora, almeno per come pesco io. A me piace pescare innanzitutto con il nylon. Non sono un amante del multifibre. So che in certe situazioni può essere più performante, forse tanti ti dicono anche guarda il multifibre ti dura di più rispetto al nylon. Secondo me la pesca del tonno, soprattutto all'inizio, consiglio di farla con il nylon e non con il multifibre, perché è più elastico, riesce a gestire in un certo modo. Quando porta fuori tanto filo, questo fa tanto attrito in acqua, quindi già il filo frena il pesce. Ma questo è un discorso tecnico che affronteremo magari più avanti, appunto, in un altro video. Dopo abbiamo il discorso della canna. Io uso, queste sono canne da 50 libre, ma non porto la frizione a 25 kg, soprattutto con chi ha appena iniziato a pescare. Vi posso assicurare che con una frizione tarata anche a 3, 4, 5 kg si riesce tranquillamente a pescare il tonno, quando l'attrezzatura te lo consente. Questo vuol dire non avere attrezzi troppo morbidi. Se voi in fase di inizio combattimento, con magari 100 metri di filo fuori, avete già la canna che si piega troppo e siete appena a 3-4 kg di frizione, vuol dire che non riuscite a combattere quel pesce. Quando fate il movimento, e bisogna imparare a fare il movimento corretto in stand up per far lavorare tutto il corpo e cercare di far avvicinare il pesce, la canna deve assecondare questo movimento, ma non deve mai cedere. E soprattutto alla fine del movimento deve essere lei che tira la testa del pesce verso la barca. Allora, questa è tutta la fase iniziale dell'azione di pesca. Poi c'è un'altra fase, quando abbiamo il tonno sotto la barca, che per i principianti probabilmente è la fase più difficile. Vuoi perché sei già stanco un po' di tutto il combattimento che hai fatto prima. Io vorrò riprendere questi argomenti con molta più calma, perché il combattimento va fatto anche con intelligenza. Voi non potete pensare di essere forti come o più forti rispetto a un tonno di 80 kg. Cioè, un tonno di 80 kg come energia
e 10 volte più di voi. Io ho visto persone che continuavano a pompare mentre questo tonno portava via intanto il filo della canna. Quella cosa non si fa, perché stai esaurendo le tue energie, anche se non te ne accorgi, anche se hai l'adrenalina in corpo che ti sembra che non stai facendo fatica, ma dopo, quando hai il pesce sotto la barca, è lì che sei tu che devi lavorare, fargli fare i giri e ogni giro recuperare almeno 10-15 centimetri. Perché poi, e qua adesso entro in un discorso che con Michele Nodari si potrebbe andare veramente avanti per ore, non bisogna mai cedere un centimetro al pesce, perché il pesce si accorge che abbiamo un punto debole o che stiamo perdendo, oppure che non siamo più incisivi come prima, acquista coraggio, perché i pesci acquistano coraggio, si fanno più forti e ricomincia a scappare e non lo riesce a fermare. È impossibile cercare di fermare un pesce che ha 50, 60, 70 kg che decide di andare. Loro un po' si lasciano andare anche, come dire, pensano di non farcela più e allora cominciano a avvicinarsi alla barca. Michele una volta mi ricordo eravamo in gara, avevamo un'attrezzatura anche un po' pesante, sempre queste canne qui comunque ragazzi, 50 e mi libbre, ricordo che parti 50 libbre sono 50 libbre con nylon da 50 strike, eravamo a sì, Porec sì, con la e io gara. mi ricordo che continuava a chiudere la frizione e gli faccio: "Michele, guarda che cioè, sei tutto pieno", non mi interessa niente, io non gli mollo mai, sempre su, sempre su. Ed effettivamente ha fatto, ti ricordi quella scena Michele, no, te la ricordi? Io me la Quello che non ricordo mi ricordo. benissimo. Abbiamo fatto Tu tre te la pesci, ricordi bene. abbiamo fatto tre pesci, mi ricordo, uno, c'è anche il video quando lo vuoi far vedere insieme, abbiamo fatto tre pesci, quella domenica, l'ultimo giorno di gara, uno sarà stato 90 kg, uno sui 65, ma uno bello, uno di 120, 115, ma abbiamo fatto tutti e tre i tempi, 40 minuti tutti e tre. Sì, e Cioè, poi tra l'altro li ha fatti ma tutti lui, non perché come al chiudere, non solito anche chiudere. l'ultimo pesce avevamo deciso: "No, ma allora questo pesce qua, tu vai al timone, tu fai questo", Certo. e chiaramente è partito il pesce, lui era là vicino: "Ragazzi, cos'è? Ero qui", e tac, si è preso la canna subito, non la molli più, come una macchinetta. Ma lo puoi fare bene Mi ricordo tutto. sì, ma come dici tu, quello che hai detto tu è andato tutto bene. Allora, intanto è come, ma in tutte le competizioni, in tutte le cose importanti della vita, il pilota, l'auto di Formula 1 deve essere tutto perfetto, la moto per il motociclista, ma anche per il pescatore. Sai qual è il problema principale, Davide, nella pesca? Che c'è tanto orgoglio. C'è tanto orgoglio, c'è tanto io tanto ho preso il mio, gli dai la testatura, prendono un pesce, vengono qua, sanno tutto già loro, mai preso un pesce, No, sanno ma è tutto. incredibile, è Io invece, incredibile. io invece ho perso tanti pesci, io ho perso diversi pesci nella mia vita, ho imparato dai pesci persi cosa dovevo fare certo, e come dovevo farlo, hai capito? Io vedo di ma quelle certo. cose allucinanti, tu hai parlato prima di nylon e di braille, va bene, io vado a pescare, se vado a pescare da solo per gli affari miei, anche tonni giganti, per esempio quando andiamo in Tenerife, o vado a pescare con il mio nylon da 80 è sufficiente, poi dipende con che barca vado a pescarlo, con che skipper ho, il mate, perché devo guardare tutte queste cose, se no si perdono i pesci. Ma io vedo di quelle cose allucinanti. Vanno con queste, io le chiamo canne, quelle che fanno il giro sotto la barca, io non faccio nomi, non faccio nomi, ma vedo di quelle cose, vanno a pescare con delle canine finissime, montate acido, perché se le montassero in linea queste canne andrebbero in acido da sole, ecco il perché sono state fatte montate in acido. Le canne mie non hanno bisogno di essere montate in acido, quelle anellate, perché sono perfette, lavorano perfette, non vanno in overtesting, ma vanno a pescare in Tenerife con queste cannine, c'è scritto 80 libbre, poi le tiro io, sono 30 libbre, con i braille da 160, 170, col terminale da 200 e restano là ore, cambiano il pescatore, arrivano in banchina distrutti. E noi invece facciamo combattimenti da 35, 40, massimo un'ora e 10. Quello dell'anno scorso
è stato un caso, avevamo poi una canna nuova, siamo stati là 2 ore. Però il problema è tutta la tecnica, l'assecondamento del tonno adesso, che sia 50 chili, 100, adesso dopo dai 200 lo devi assecondare, se no vai a finire cadi per terra perché è la potenza. Ma i pesci piccoli, io mi appoggio, tu sai, io mi appoggio alla sponda della barca, hai visto, no? Io non faccio, non giro niente, è la canna che mi deve tirare fuori la testa del tonno e io chiudo. Lui si deve accorgere quando è sotto barca che è attaccato all'amo. Ma se non hai l'attrezzatura giusta, il terminale giusto, fatto bene, il mulinello regolato giusto, la canna I nodi, automatica. Le canne i nodi. automatiche, le nostre ci prendono anche in giro automatica. Oh, le nostre canne sono automatiche, le hai viste anche tu, vengono su da sole. E anche se non c'è il timing in una gara, ma anche se non c'è, come dici tu in Croazia, non c'è il timing, però il mio team numero uno che ho in Croazia, che ha vinto 4 campionati croati, il team corto, il grande Gordo Svalina, Beppo Svalina e il suo team, d'accordo? Loro fanno, hai visto anche l'ultima gara che ci sei stato anche tu, quanti pesci fanno? Allora, time o non time, più vai veloce anche non time, più pesci puoi prendere. Ok, e se hai Certo. le gambe giuste, l'attrezzatura giusta, fatta bene, montato bene, come si deve, stando attento, fai i risultati. E se no te ne stai a casa e dici, ma come non fanno gli altri a prendere sto pesce? Ma come fanno a rifare questi tempi? Ma non è che sia un... cioè, io sono, sono un appassionato e che con l'andare del tempo, degli anni, ho messo, ho fatto queste attrezzature che permettono di fare rispetto a un altro addirittura un 50% in meno, hai capito? Il vetro pieno si usava una volta, io l'ho lasciato subito perché poi si sfibrava, la canna si sfibrava e siamo passati, grazie a Dio, al vetro vuoto, che è importante, è quello là, è quello che ne risente meno, però con degli accorgimenti. Poi le S3 che hai tu sono canne, come ti ho detto, che dureranno sempre, sempre. Siamo noi che andiamo a... no, il tempo ci rovina. Ecco qua è il discorso, ma è tutto un insieme di cose. Ma il problema da Davide è l'orgoglio. È l'orgoglio del pescatore, come tanti orgoglio. L'orgoglio è quello che rovina la persona, l'umiltà è quello che io quando avevo il professor Benfenati che parlava come io ero, cioè, io ho imparato tutto da quel grande maestro, poi ci ho messo del mio e piano piano, ma se ci fosse una scuola, tu per esempio che fai queste cose, dovresti fartelo da tanti anni, facciamo una scuola insieme, cioè insegniamo con più velocità a Certo, questi ma io giovani. sono perfettamente d'accordo con te. E io guarda che adesso è questo che sto facendo su questo canale alla fine. Cerco di dare un po' della mia esperienza e devo dire che ci sono tante persone anche che mi seguono. Io ti dico solo una cosa. Avevo iniziato a fare i corsi, tu lo sai, già da tanti anni, ormai sono più di 8 anni forse che faccio i corsi sugli ecoscandagli, no? E mi sono accorto una cosa, quando mi presentavo e dicevo faccio un corso per ecoscandagli per principianti, cioè volevo insegnare le basi per riuscire a interpretare e a leggere nel modo corretto e anche a settare l'ecoscandaglio. Veniva pochissima gente. Ma ho detto: "Ma perché? Come mai?" Io so per certo, perché vedo, nel senso che tutte le volte che sono andato in barca coi pescatori, eccetera, anche gente che pesca da decine di anni, che purtroppo le basi, cioè le cose reali sull'uso dell'ecoscandaglio non le sanno, non le sa quasi nessuno, ma perché nessuno nasce imparato. E anche se tu usi questo ecoscandaglio ogni giorno per anni, certe cose non le puoi sapere perché ci sono delle cose che se uno non te le spiega in un certo modo e non ti dice perché si vede così, come il cono d'ombra, ma come tante altre cose, non puoi arrivarci da solo, è veramente quasi impossibile. E comunque se tu chiedi ai pescatori, io l'ecoscandaglio lo uso benissimo, so Oh, tutto, e dopo gli fai tutti i professori, tutti i professori, tutti i e professori. dopo quando invece dopo gli fai una domanda anche banale, Ma cioè: va. "Ma no, ma io questo non lo so, io questo non l'ho mai pensato", allora è un po' nell'indole del pescatore pensare di sapere sempre tutto.
oppure semplicemente perché hanno visto 20 video su YouTube con 20 persone diverse che gli hanno raccontato delle cose. Ah beh, allora adesso io ho capito come funziona, si fa così. Però fare la scuola, come dici te, per far diventare mature le persone in una certa tecnica di pesca sarebbe una grande cosa, perché così uno potrebbe anche capire effettivamente quanto sa e quanto bisogna che l'acqua passi sotto i ponti, dicono dalle nostre parti, per riuscire a fare le cose in un certo modo. Guarda, conosco pescatori che non sanno e che fanno gare, ok? Che non sanno neanche come si deve stare con la canna quando sei in stand up. La cosa che mi hai insegnato tu, ma ed è stata la prima cosa che ho imparato, è di tenere la mano sopra il mulinello. Tanti stanno con la Certo, mano di fianco o si tengono sul tubo della barca e usano solo la destra per girare il mulinello. È pericolosissimo, certo. soprattutto quando usi terminali un po' più grossi, col pesce sotto la barca. Il pesce fa un giro, passa sotto la barca, il filo tocca la barca, si spacca, ti arriva la canna in fronte. Cioè, Ma a è parte quello, io li ho visti di tutti i colori, ma il problema è proprio come sono delle cose da insegnare basilari, come stare anche in stand-up. Io vedo delle persone che non sanno proprio l'assetto dello stand-up, che deve essere retto, perfetto, e non buttarsi indietro, fare tutte queste cose che si stanca. È il pesce che si deve stancare, non il pescatore. Il pescatore non si deve staccare, naturalmente, sempre in base alla mole del pesce, perché quando andiamo a pescare i giganti su 1500 metri d'acqua, adesso stiamo usando anche noi dei bride da 130 con dei terminali da 400 libre, però manteniamo normale. lo stesso assetto perché se no ti stanchi, la canna deve, il momento, quel momento, ci sono dei momenti, tu hai visto, no? Che tu devi tirare, dei momenti che lo devi poco poco lasciare, chiudere, proprio che lui non possa andare avanti. Dio me ne voglia, ma tanti pesci, specialmente i giganti, vedevo una volta, quando li tagliavamo io trovavo l'infarto sul, nel cuore, Sul perché cuore. li bloccavo, li tiravo su che con la coda addirittura li bloccavo. Mi è successo anche a Tenerife un paio di volte. Perché? Perché l'esperienza, e bisogna insegnarla l'esperienza a questa gente perché vanno per le prime volte, ma cadono anche in acqua con la canna. Ne è sparito uno a Imperia in agosto perché è andato a pescare da solo. Non si va a pescare da soli in barca, Col a tonno meno che non vada soprattutto. fuori a sgombri a un miglio, ma neanche perché ti ci viene male, non c'è nessuno che ti viene a salvare, non si va da soli in barca, minimo in due. Bravo, Ascoltatemi, bravo, bravo, bravo. ascoltatemi. Parlate con Rino Zanzani quella volta che è caduto in acqua in dicembre, che c'era l'acqua, c'era a 6 gradi davanti alle piattaforme, quel Carolina è scivolato giù perché il tonno è ripartito e aveva tutto il pozzetto ghiacciato perché c'era meno 2. Provate a parlare con lui, ma non si va, bisogna imparare, bisogna sapere, e poi quando si va a comprare una canna, come diceva Davide, si deve provare, quando tiri una canna, quando tiri una canna, bisogna mettere un dito qua, la punta, tirarla e che la canna lavori perfetta per vedere la spina. Ma oltre a questo, non si deve, questa è una 12-20, qui si deve usare massimo un filo del 20 libre, un aino del 20 libre o un braille del 20 libre, non si può usare il 50. È come usare, è come avere una 500 e mettergli su le gomme del fuoristrada. Cioè, è tutto comparato, come dicevi tu prima, non c'è niente da fare. Poi un'altra cosa, un altro suggerimento che per me è anche importante, la prima volta che andate a pescare il tonno, le prime volte, perché tanti hanno pescato già 5 tonni, boh, li avete pescati così a casaccio, lasciate perdere. Un consiglio che vi do io, che ho visto che ha funzionato: pescate il tonno, usatelo per fare un minimo di esercizio. Cioè, non fate quello che ha detto adesso Michele, cioè chiudete la frizione, bla 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 bla, tiratelo su in un nanosecondo. No, tenete la frizione aperta a 2-3 kg e imparate a fare l'esercizio
del stand up nel modo corretto. Quando lo ripetete diverse volte con una frizione leggera, perché se hai una frizione da 7 kg messa su, ragazzi, 7 kg sono 7 kg. Quando sono sulla punta della canna è come se tu avessi qua 20 kg, 30 kg. Quindi tenete una frizione più molla e fate le prove del movimento. Quando avete imparato a fare bene il movimento, allora potete cominciare a chiudere la frizione e continuate a fare il movimento corretto. Chiudete ancora e dopo i tonni dopo potete partire già da un step più alto, ma non dovete iniziare subito con troppa forza, perché dopo, se uno non è abituato e parte subito con 7-8 kg di frizione, è tutto scomposto, cioè è tutto storto, non ha i piedi messi bene, la posizione dei piedi è fondamentale in barca, non bisogna essere scalzi. Sono tutte cose banali queste, lo so, tanti di voi sanno benissimo tutte queste cose, ma ho visto troppa gente farsi male per cose stupide. Troppa Certo, gente farsi male. certo, ma poi le persone devono stare molto attenti perché è pericoloso questo sport, perché poi sai, dipende anche dal pesce che uno prende. Io vedo delle persone che, cioè dei pescatori, qua ho visto qualche video, che con il pesce sotto che finito il combattimento no, perché gli parte, riaprono la frizione. Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? La frizione deve essere chiusa là. Se fino adesso ha tenuto tutto, deve chiudere. È lì il momento clou del combattimento. Sono gli ultimi 35-40 metri il momento clou. È lì che si gioca la battaglia alla fine, perché all'inizio è quello che è, poi ci deve essere magari, se è una barca più grossa, deve esserci anche lo skipper che ti porta e devi trovare lo skipper giusto. Anche quando vado io oltre l'oceano, prima di organizzare una battuta di pesca con degli amici, vado a provare gli skipper se sono bravi o no, se la barca va bene, se non ci sono viti esposti che si possono fare del male. Io ho trovato dei problemi enormi, ho fatto veramente delle obiezioni in Tenerife i primi anni che andavo perché diano delle regole e non sono capaci, perché sono pochi gli skipper capaci, sono pochi i mate capaci. Lì a Tenerife ci vogliono i mate bravissimi, come a Capoverde per i grandi marli, quando vado a pescare i marli. Devi essere tutto un team particolare, ma tu che hai la canna in mano devi capire un attimo quando è ora di girare, quando è ora di chiudere, ma soprattutto tu hai visto che mi aiuto molto anche con le mani, cioè blocco addirittura il pesce, quando lui vuole andare non lo lascio andare quando sento proprio che devo lasciarlo andare, ma se no non mollo e mi appoggio alla funda della barca che mi aiuta, ma non assecondo più il pesce, cioè non giro più la canna, la canna si deve girare e le canne che hai tu dietro, quelle belle gialle che hai tu dietro, S3, quelle non si storgeranno mai, lavorano così e tirano sul pesce da sole, non devi fare niente, devi solo girare il mulinello e basta, neanche più fare il combattimento, solo girare il mulinello, la canna lavora. Parlando di calci curvi, se vogliamo, io sono stato il primo, non l'ho inventato io, ma sono stato il primo a importare gli AFCO curvi da stand-up 1995, quando cominciai già a pescare con le canne da stand-up nel 95, lasciai le canne da sedie, cominciai a pescare con le 80 da stand-up, ma col manico curvo, che è importantissimo l'inclinazione per fare soffrire meno la canna, essere più veloci nel movimento. E lì la tecnica perfetta Michele, dei combattimenti senza far fatica. La nostra slogan, nostro, lo sai qual è, di far meno fatica al pescatore, ma farlo fare al pesce con le nostre attrezzature. E questo io posso dire, io quando faccio un combattimento bello, a parte quei combattimenti estenuanti che poi non li vado neanche più a fare, ma sia sui marlin, sia sui toni importanti, bisogna essere attrezzati bene e assettati bene soprattutto. allora, visto che abbiamo parlato così bene di queste canne, adesso ve lo posso assicurare, nulla è preparato. Michele è assolutamente, non sa niente delle cose che gli devo chiedere, neanche le cose che gli ho già chiesto e che gli chiederò, nulla di preparato, eh. Michele, una proposta.
una cannina per quelli che iniziano. La vogliamo fare, che si chiama Davidona, no Davidone, perché ho fatto anche gli artificiali io Davidone, perché questo è il motivo. La chiami come vuoi ovviamente, non è un problema. Per tutti gli amici del canale con un prezzo buono, in modo che per chi inizia, io mi sto rivolgendo a quelli che mi chiedono, che sono tanti Michele, che vogliono iniziare sta cosa e mi dicono: "Che canna mi consigli? Cosa mi consigli?" Allora, riusciamo a mettere su una canna che me la fai a un prezzo giusto per la qualità, ma che sia accessibile per i nostri amici del canale? Cosa Ma dici? sai C'è che questa possiamo, possibilità? sai che finché siamo vivi e non abbiamo problemi, possiamo fare tutto noi. Noi costruiamo tutto da 40 e passa anni, che problema c'è? Allora, Che problema c'è? ragionaci un attimo su questa cosa qua, prepara un piccolo progetto, se vuoi possiamo anche, ti do un piccolo contributo io su cosa penso che potrebbe essere giusto per i miei amici, quelli che mi chiedono ste cose, e per tutti quelli che ci seguono troveranno in descrizione di questo video il link a questo prodotto con un prezzo che sicuramente Michele terrà in considerazione l'amicizia che ci lega da tanti anni. Tu sai che io non ti chiedo mai favori, però per i miei amici sarei contento di veramente fargli questo regalo e dare la possibilità di prendere un prodotto veramente importante che è come, ragazzi, è come comprare un Rolex, cioè non è che lo devi comprare solo perché ti segna l'ora, lo compri perché è un gioiello, è quello che produce, è quello che fa Michele. Io fino ad oggi non ho visto prodotti a questo livello. Oh, Davide, Quindi, chi vuole, ho ancora lo gioiello, il Giulio ah beh, Forfino, ma lo, questo. ah, me lo ricordo quello, me lo ricordo, perché voi non tutti sanno che io sono particolarmente pazzo e quando gli ho proposto questa cosa a Michele Nodari, che lui ovviamente è un po' pazzo come me, ha accettato a farla, ma un po' di anni fa avevamo fatto una serie di canne che sono placcate oro e lui all'inizio ci credeva poco perché ha detto: "Ma no Davide, è impossibile, cioè difficile perché noi dobbiamo dare una qualità che duri nel tempo, non devono ossidarsi, devono essere fatte in un certo modo, però devi dire Michele che quella canna lì è stupenda, non puoi dire di no." Ma quella è Giulio Forfisci, quella è Lenia Giulio, ma di questa è il demo in argento placato oro, ma la canna vera Giulio Forfisci che ce l'ho nel sito è in oro 18 carati, cioè sia bianco che ma solid, cioè ci sono circa 450 grammi d'oro solo sulla canna, non parliamo dei pezzi del mulinello. Comunque, Sì, con comunque quello che costa l'oro adesso, ti compri la barca praticamente, ok? Comunque ti volevo dire questo, per fare una canna con scritto Davidone o Jack Sparrow, quello che vuoi, la possiamo fare, solo che dobbiamo capire un attimo se farla con i roller o farla con i guide. Noi abbiamo fatto questa nuova linea, per esempio, che stiamo presentando un entry level, una linea di serie, ne facciamo diverse, ne mettiamo in magazzino, che si chiama Micnor, e che va bene, che ci sono le quattro slow pitch che la gente gli è piaciuta molto, piace molto. Abbiamo le offshore per la traina d'altura, due modelli, la 2030 e la 1220. I tre modelli per il vivo, la 6.8, la 812 e la 1220, la lightweight. E poi abbiamo fatto le due canne da drifting, o da drifting, da 30-50 la Tuna Fire e la 50-80 che è la Thunder, Tuna Thunder, una rossa e una gialla, la serie Micnor, per se vogliono spendere meno. È una canna, un entry level, che è un ottimo prodotto, però va benissimo, sempre enorme. E se no gli No, ma facciamo una... noi adesso vedremo. Lasciate in commento chi può essere interessato. Scrivetemi se le preferite per multifibra o nylon, anche se io, per dire il vero, vi consiglio tutta la vita il nylon, cioè, però magari c'è un'esigenza. Lasciatemi un commento, noi risponderemo a tutti e parlerò con Michele se riusciamo a fare qualcosa proprio su misura, perché vorrei fare comunque una personalizzazione. Sapete che io su questo sono un po' matto. E mi piace fare queste cose, quindi ho qualche idea anche da condividere con Michele, ma questo è un discorso che faremo più avanti. Intanto gustatevi questo video, che sicuramente abbiamo tantissimi spunti interessanti. Ti volevo fare un'altra domanda. Secondo te è importante ancorarsi? Preferisci il drifting?
cosa pensi del motore elettrico di prua? Serve, non serve? È meglio pescare appunto completamente fermi? Cioè, dipende dalle situazioni o dalla profondità? C'è qualcosa che vuoi consigliare come tecnica di pesca, proprio intendo? Beh, dalle mie esperienze, certo, l'ultima evoluzione di mettere un motore elettrico che ti permette di restare fermo sempre su un punto, mi sembra che sia il sistema più valido per chi se lo può permettere. Pescare ancorati o in drifting, lì dipende dalla situazione, perché se stiamo pescando in una situazione statica, dove non c'è corrente, dove non c'è vento, dove non c'è niente, è meglio pescare in deriva. Se invece abbiamo del vento, abbiamo un vento che potrebbe essere contrario alla corrente o a favore della corrente, lì sarebbe bello usare un'ancora galleggiante magari per prendere lo spunto più valido. E, e poi la profondità o non la profondità, lì cosa vuoi? Se peschi col brumeggio, il pesce comincia a venirti su, sì che anche lì è tutto relativo. Eh, Davide. Sono argomenti che non si riescono, non si riescono No, a sviluppare in poco tempo, mi rendo conto assolutamente. come fai? Come fai? È come prima quando parlavi degli strumenti. Cioè, conosco un amico che fa scuole nautiche. Io sono entrato la settimana scorsa, sono andato a rinnovarmi una patente e ci sono sempre i soliti banchi con i carteggi, con le cose di 50 anni fa. Io penso che la patente nautica l'ho fatta nell'82 a Trieste, a casa tua, di comandante. E, e- e- Ero stato bocciato a Venezia l'anno prima perché mi avevano tenuto là, ero andato come privatista, mi hanno tenuto là un'ora e mezza e ho detto guardi, ho capito che mi vuole bocciare, io vado a lavorare, la saluto, tanto io a pesca, gli ho detto al comandante, vado a pescare lo stesso perché sono in mezzo ai boschi di Porto Baricata, in mezzo là, che non c'è nessuno, sono già 2 anni che vado fuori a squali, ma a parte quello, hanno ancora il carteggio, cioè sono ormai 30 anni che c'è il GPS, ma insegnagli a usare un GPS a sta gente che è lì, che fa la scuola. Le scuole si sono evolute, anche le scuole dalle elementari usano già i computer, usano già, o forse troppo magari, ma questi usano ancora il carteggio. Tu ti ricordi a fare un carteggio? Io non mi Sì? ricordo. No, Magari, io sì. ecco tu sì, perché sei più, però sì, riesco magari. No, secondo me, guarda, qua allora ci sarebbe veramente da parlare ancora tanto. Secondo me, purtroppo, c'è troppa gente per mare che ha la patente che non dovrebbe averla. Questa è la Tanto. prima cosa. Li Questa è vedi la quando prima cosa. mettono la barca in porto? Mamma mia. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, anche so che qui magari non tutti saranno d'accordo, però io la devo dire perché è una cosa che penso. Per avere una barca con un motore che sia superiore ai 2,5 cavalli, dovresti farti un patentino. Cioè, anche lì vedo che danno i gommoni col 40 cavalli, che dopo a volte è 60 cavalli, a queste persone, magari ragazzi di 19, 20 anni, che non hanno idea e sono pericolosi per i bagnanti, pericoloso per le altre persone. Cioè, visto che devi fare la patente anche per lo scooter, e visto che secondo me le persone più passano gli anni, più non acquistano di, come dire, consapevolezza, ma fanno veramente le sciocchezze, perché è così, obbligali a fare un corso e con delle domande in cui uno deve dimostrare che qualcosa almeno capisce, perché non è possibile. Ci sono delle situazioni che sono incredibili, incredibili, No, no, incredibili veramente. ma è incredibile. Ho detto, ma come mai non ci sono dei GPS qua a insegnarvi che ci sia materia elettronica quando fate una patente nautica, che è la cosa. Infatti, io ti dico la verità, quando vado a pescare con un cliente, con un amico, oh, ce n'è uno su 50 che sono capaci di usare il GPS. Poi non ti dico Sì, ma, l'aereo secondario, sì, cioè ma mi il dicono, problema è un altro. metti a posto. Ma il problema è un altro, che su quei 50 e 49, se tu gli spegni il GPS e sono alle piattaforme, non sanno tornare a casa. Quello è il Cioè, problema.
Quello è E il problema grande. questo è il problema, perché è vero, Certo. tu puoi insegnare anche a usare il GPS, per l'amor del cielo, ci sta, ma io parlo per quelli che conosco io, ormai togligli il GPS del telefonino a uno e digli vai per favore in quel paese o in quella via. No, provaci, perché Ma qua noi siamo, sembra ma che, sembra che noi stiamo siamo parlando vecchi, solo della vecchio. nautica. Certo, 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 ma guarda che come ti ho detto prima, che il mio primo barchino, che era un barchino, andavo a toni con un barchino da 5,50 metri con 80 cavalli Mercury, che me lo sono comprato facendo i doppi turni nella piccola azienda di mio padre, lavoravo anche di notte. Avevo solo la bussola, avevo solo il barachino e il contagiri. Andavamo fuori a 30 miglia, andavamo fuori. Però sbagliavamo tante volte il porto, ma non di tanto, di poco, perché ci dovevamo orientare, poi noi avevamo anche Ma la sai che centrale. esercizio facevi? Cioè, tante volte le Eh, persone non si rendono conto di quanto sono allenate a fare certe cose e quanto altre persone non hanno idea di cosa devi fare. Cioè, io certo. ho visto situazioni che sono veramente gravi, ma guarda, potremmo parlare qua adesso di questo argomento veramente altre ore, ma io sono sicuro che ci saranno altre occasioni. Mi prometti di tornare presto su questo canale Ma a darci altre pillole di quando saggezza? vuoi non c'è nessun problema, quando vuoi parliamo quanto vuoi, non c'è nessun problema. Tu mi dici una volta a Innanzitutto, settimana. innanzitutto, ragazzi, venite a trovarci alla Fiera di Rimini, saremo lì tra il 7 e il 9 di febbraio, c'è sicuramente lo stand Normic, ci sarà anche lo stand For1 dove troverete me. E cosa dire, non posso fare altro che ringraziare Michele per questa bellissima puntata che non vedo l'ora di condividere con tutti. E Michele, alla prossima allora. Se mi permetti, dal cavalletto, vado col telefonino a vedere le canne storiche, Vai, così fai vedere una cosa, vai. un po' di quello che è. Aspetta un attimo, un po' di pesci da far vedere. Questo è stato il Muoviti mio primo, piano. questo è stato il mio primo Marley oltre 1.000 libbre preso in Mauritius nell'87. Si vede? Si vede, sì. Con la sua bella coda. Questo è il campionato italiano che abbiamo vinto con Massimo Massarotto e Francesca Scappini nell'83 ad Albarella. Ecco qua, guarda, 295 kg, 83. Si vede? Sì, si vede tutto benissimo. Guarda, guarda, un po' di pesci. Record del mondo fatto dal grande campione Saverio Bersanetti e Giampaolo Giberti con le 30 libre Normic, canna Normic e Kers, 30 libre nylon, 2 al mulinello, 30 libre, 190 kg record del mondo ancora imbattuto. E questo è quello più piccolo che abbiamo fatto insieme con le 12 libre. Ma poi se ci spostiamo un po' di marni, questi presi a Cabo San Lucas con le 8 libre già nell'88, filo da 8 libre, trofei, campionati. Questo è uno squalo martello preso da Mauritius, tonno gigante era in fondo. E poi tutte le canne storiche, un po' di code. E queste sono tutte le canne storiche. Vedi, guarda, questa è una canna del 52, questa con i Mildrum americana, ma sono queste le canne che si pescava a quel tempo, eccole qua. Queste, questi sono i terminali, queste quelle in vetro pieno che vanno a destra e a sinistra. E poi avanti con l'evoluzione. Con l'evoluzione, le prime Normic in vetro vuoto, eccole qua, adesso c'è come un albero di Natale, guarda, la prima Tournament, questa è dell'86, con i Micas, con questo roller Micas, col manico di acciaio addirittura, questo è in vetro vuoto, qua potevavi fare già i pesci da 300 e passa chili, e poi tutto il resto,
tutta la storia delle nostre canne. Il mio primo tonno, il secondo gigante 82. Ci sei, Davide? Come no, come no. Ero incantato a guardare un po' tutto il tuo ufficio. Ogni volta che ci arrivo, mi sempre affascina il fatto di vedere sta storia incredibile che hai lì. Guarda addirittura tutte le canne nuove che fa Andrea, tutte dipinte a mano col marlin, con la coda, guarda, tutte dipinte a mano o col tonno. Eccole qua, guarda, con la testa del tonno e con la coda del tonno, tutte dipinte a mano. Belle. Gli scoppietti da gara, guarda, gli scoppiettini da 7 etti, 30 libre da gara. Questi sono i tempi che le ha il nostro amico Ader Cappellato del Pecora Nera, che è quello che ha fatto fa i tempi più corti di tutti nei combattimenti. Ha fatto un over 3 anni fa col 30 libre con un pesce di circa 100 kg in 18 minuti. Facciamo presto un'altra cosa insieme. Sono qui a disposizione tua, ma soprattutto dei pescatori che vogliono sapere di più. Insieme vogliamo fare un qualcosa insieme anche con... Ma bisogna che fare una scuola, un qualcuno, far vedere proprio le cose, le possiamo fare io e te. Ma Una certo, scuola dedicata per aumentare la velocità. Io, per esempio, adesso poi chiudiamo, ho un ragazzo che mi sta seguendo ormai da 3-4 anni, si chiama Alessandro, ok, di Milano, e lui che scrive anche ogni tanto qualche bel articolo, lui mi segue e vedendo dietro a me mi ringrazia, e lui ha la passione come da me da piccolino della pesca, è bravissimo, però ha imparato quelle cose che è diventato veramente un campione, lui è un bravissimo pescatore giovane, Alessandro Valente. Lui ha le possibilità, grazie a Dio che ha le possibilità di girare al mondo, però ha imparato a fare certe cose che prima in un attimo, e bisogna insegnarglielo alle persone. certo, certo, no, hai ragione, bisogna fare questo tipo di lavoro. Ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo presto sul canale. Ciao Ciao, Michele, ciao a tutti. ciao Davide, ci vediamo a Rimini.